Oggi parliamo di ricchezza e indebitamento e ne parleremo con Luigi Cannari, vice capo del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia. Ma perché parliamo di ricchezza e indebitamento? Perché il nostro Stato unitario, fin dal 1861, quando si è costituito, ebbe dei problemi di indebitamento enormi. Le guerre erano costate tantissimo, l'unificazione del paese era costata ancora di più e i primi grandi uomini politici, Giovanni Lanza, Quintino Sella, Marco Minghetti, si dovrebbero applicare a risolvere questo problema di bilancio e a portare al pareggio di bilancio, cosa che fu raggiunta intorno al 1876, quindi i primi 15 anni furono dedicati a questo tema. Fu chiamata allora la politica della lesina, dopodiché problemi di bilancio e di indebitamento si riproposero costantemente, si propongono ancora oggi. Quali sono le caratteristiche del nostro Paese? Uno Stato che ama spendere, però compensato da cittadini che amano risparmiare. E fra questi due termini si gioca l'intera partita, ma vediamo il filmato. La ricchezza delle famiglie è composta da attività reali, come immobili e terreni, e attività finanziarie, come depositi, obbligazioni, azioni, fondi pensione. La quota di attività reali nel totale della ricchezza delle famiglie italiane si è ridotta, risentendo del calo dei prezzi delle case. La predilezione degli italiani per il mattone è ancora viva e il possesso dell'abitazione di residenza resta più diffuso in Italia rispetto ai principali paesi europei. Le attività finanziarie hanno subito un calo nel periodo della crisi per recuperare poi negli anni successivi. Dal 2008 si osserva una riduzione dei titoli obbligazionari ed una crescita dell'interesse per i prodotti del risparmio gestito, come fondi comuni, polizze vita, fondi pensione. Le famiglie italiane si indebitano più che nel passato, ma la recente ripresa del reddito e i bassi tassi di interesse rendono il debito più sostenibile. Nel complesso, i bilanci delle famiglie italiane restano dunque solidi. Dottor Cannari, in che modo è cambiata negli ultimi anni la ricchezza delle famiglie? La ricchezza delle famiglie è cambiata sia nelle componenti reali, cioè le abitazioni e le altre attività reali, sia nelle componenti finanziarie che nell'indebitamento. La ricchezza reale ha risentito del calo dei prezzi degli immobili a partire dal 2011 fino al 2015 e anche inizio 2016. I prezzi delle case si sono mediamente ridotti del 15%. All'interno del comparto finanziario ci sono stati dei cambiamenti nelle scelte di portafoglio delle famiglie e in particolare a partire dal 2008 si è assistito a una riduzione dei titoli obbligazionari pubblici e privati delle famiglie. Dal 2011 in particolare si è ridotto il peso delle obbligazioni bancarie. Sì. Nel 2012 abbiamo avuto modifiche nella tassazione e quindi questi strumenti erano diventati meno convenienti dal punto di vista della remunerazione, ma ha inciso anche il comportamento delle banche che hanno adottato politiche di offerta delle obbligazioni meno interessate a raccogliere fondi in questa forma di ricchezza. Dallo spostamento delle obbligazioni bancarie si è andati verso il risparmio gestito in parte e in parte verso i depositi bancari. Il risparmio gestito si è avuto un aumento delle quote di fondi comuni, dei fondi pensione e del risparmio assicurativo. E questo è un fatto positivo perché ci siamo avvicinati alla media europea, pur essendo ancora al di sotto di altri importanti paesi. Dottor Cannari, lei è la persona più titolata a rispondere alla domanda delle domande. Una famiglia indebitata è anche finanziariamente fragile? Non necessariamente. Una famiglia indebitata diventa finanziariamente fragile quando ricorrono le condizioni per non essere in grado di pagare il debito che ha contratto. Noi consideriamo una famiglia vulnerabile sotto il profilo finanziario quando il rapporto tra la rata del mutuo, del prestito che deve pagare e il reddito supera il 30% del reddito e il reddito della famiglia è relativamente contenuto. E in che modo l'indebitamento delle famiglie influisce sull'economia nazionale?
L'indebitamento delle famiglie è importante per un'economia ed è anche un fatto positivo che le famiglie si possano indebitare. Se si pensa all'utilità che il debito ha per ottimizzare i consumi nell'arco della vita o per intraprendere attività di investimento. Il problema è quando il debito diventa molto alto, perché un debito molto alto rende vulnerabile la famiglia, ma a livello macroeconomico, se tante famiglie sono indebitate e il debito è molto elevato, vi è il rischio che si amplifichino gli shock economici e che vi sia trasmissione di queste vulnerabilità da un settore a un altro, dal settore delle famiglie al settore bancario, dal settore bancario al settore pubblico e viceversa. Ecco, ma ci può essere un rapporto virtuoso fra il debito privato e il debito pubblico? Il debito privato e il debito pubblico sono due elementi di vulnerabilità, sono entrambi elementi di vulnerabilità e quindi è importante guardarli assieme. È importante che non vi sia un eccesso di debito né da una parte né dall'altra, perché un eccesso di debito può creare shock che si trasmettono a tutti i settori dell'economia, quindi è importante guardarli assieme. Io la ringrazio, dottor Cannari, e ha dato delle risposte che credo che a chi ha potuto assistere ne sia stato rassicurato. Grazie. Grazie.